Sono Massimo Ranieri, oggi mi trovo nella struttura di Rosso Pomodoro a Torino Lingotto. Rimani con me che ti mostro come fare la vera pizza napoletana STG, così potrai anche farla tu, a casa da solo. Vabbè, andiamo, vieni con me. State tranquilli che alla fine del video vi dirò tutti gli ingredienti con le dosi giuste. Partiamo con l'acqua. Allora, andiamo a versare l'acqua in un contenitore e facciamo 1 litro d'acqua. Sciogliamo il lievito nell'acqua. E aggiungiamo la farina. Non gli versiamo tutta la farina, ne andiamo a versare, ne lasciamo un pochettino per la fine. E iniziamo a impastare, naturalmente a mano. Allora, l'impasto dovrà essere lavorato per circa 20 minuti. Per far sì che si crea una buona maglia glutinica. A un certo punto, mentre impastiamo, possiamo andare ad aggiungere il sale. Aggiungiamo il sale e continuiamo a lavorare. Possiamo appoggiarci sul banco che viene più comodo. Vedete che è molto appiccicoso e morbido. Andiamo a prendere il punto di pasta aggiungendogli il restante della farina. Questi sono i movimenti che bisogna fare per lavorare l'impasto. Per circa 20 minuti. Lo so, è un po' faticoso, però ne vale la pena. Allora, una volta che abbiamo creato la maglia glutinica, ci ritroveremo con un impasto liscio e omogeneo. Adesso mettiamo l'impasto fatto in un contenitore e lo chiudiamo con pellicola e lo lasciamo lievitare per circa 2 ore. Trascorse le 2 ore ci ritroveremo un impasto quasi raddoppiato e andiamo a fare poi i panetti, ce li andiamo a dividere. Facciamo panetti da 260 grammi col classico metodo napoletano. La farina che noi abbiamo utilizzato per fare la pizza napoletana è una farina di Caputo Rosso Pomodoro, linea oro. Ha una forza all'incirca dai 2,80 ai 3,20, per cui è molto forte come farina. Essendo che è un impasto diretto, facciamo una lievitazione breve, cioè di 8 ore, all'incirca 8-10 ore. Per cui la mattina fate l'impasto, la sera vi mangiate la pizza. In quell'impasto che ne abbiamo fatto, che dopo vi dico la ricetta esatta, usciranno all'incirca 6 panetti. Se voi siete in 3,
vi rimangono 2 panetti, potete tranquillamente metterli in frigo e utilizzarli anche il giorno dopo. Naturalmente in frigo andranno messi nei contenitori coperti, non lasciarli liberi così, se no si seccano e poi non riusciamo più a lavorarli. Dopo 8 ore di lievitazione, questo è il nostro impasto che andiamo a utilizzare per fare la pizza napoletana. Parliamo sempre di un impasto diretto. Sono un docente in una scuola, insegno a ragazzini dai 15 ai 20 anni a entrare nel mondo della pizzeria. Ho insegnato a tanti ragazzi a lavorare sul banco, ragazzi che non sapevano tenere la pala in mano e oggi sono pizzaioli di Rosso Pomodoro, che è una garanzia. Ho iniziato a Napoli in una pizzeria a Capodichino, il mio maestro era Vincenzo Ercole, un grande maestro, una persona umile e che veramente sapeva fare il suo lavoro. Adesso andiamo a fare la classica stesura a schiaffo, che è la stesura di noi pizzaioli napoletani. Questa è la stesura a schiaffo. Dimensioni della pizza deve essere 33 cm circa e deve avere un bordo di circa 1,5 cm, 2 cm per far sì che la pizza sia STG. Anche per mettere il pomodoro c'è bisogno della sua tecnica. Andiamo a versare 1,5 cucchiai di pomodoro, che sono all'incirca 100-110 grammi di pomodoro, e andiamo a fare un vortice e lasciamo 1,5 cm di bordo. Poi andiamo a mettere la mozzarella, fior di latte di Napoli, basilico a volontà e non può mancare l'olio, l'extravergine d'oliva. E adesso andiamo in 2 forni. Per capire se un forno della pizza è pronto bisogna guardare le pareti. Allora, se le pareti sono scure, allora il forno è ancora freddo. Quando le pareti diventeranno chiare, belle, e allora il forno è pronto. E adesso andiamo a fare l'infornata. Prendiamo la pizza e la giriamo sulla pala, andiamo a allargarla e andiamo in forno. E la facciamo assaggiare a quelle ragazze lì giù alla cassa. Con la cottura STG la pizza non deve cuocere oltre i 90 secondi. Per fare una cottura in un forno di casa naturalmente dobbiamo alzare il forno al massimo, farlo riscaldare, se è possibile avere una pietra refrattaria all'interno, così andiamo a appoggiare la pizza sulla pietra refrattaria e la cottura è intorno ai 4 minuti. Mentre invece se abbiamo un forno a legna di casa sempre, la cottura scende a 90 secondi. E questa è la nostra pizza margherita classica STG. Una grande pizza, una grande cottura e venite a averla a mangiare. E voi lo direste che questo è un impasto fatto a mano? Guardate qua, neanche le migliori pizzerie di Napoli. E adesso andiamo a farla assaggiare a quelle 2 ragazze lì in fondo e vediamo cosa dicono. Ragazze, che profumo. Allora, prego, servitevi pure. Aspetta, ma non è che hai so scemo, la mangi purimo. Madonna, che buona. È buona. Spettacolare, voglio. Com'è allora? Buonissima. Buonissima. Ma sapete che l'impasto l'ho fatto a mano? A mano. Buono veramente.
Avete visto che anche facendo solo l'impasto in casa, fatto a mano, che pizza riusciamo a fare? Mi sembra di stare in pizzeria. E adesso preparate carta e penna e segnatevi la ricetta per fare questa straordinaria pizza margherita. 1 chilo di farina, 650 g di acqua, gli diamo un'idratazione del 65%, 2 g di lievito, 30 g di sale e tanto amore.